Ciao a tutti e benvenuti a Learn Italiano, il podcast dove impariamo l'italiano insieme, passo dopo passo. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi abbiamo una puntata speciale. E io sono Sara. Ciao a tutti, sono felicissima di essere qui oggi con Matteo. È sempre un piacere. Sara è un'insegnante di italiano fantastica e oggi ci aiuterà a capire una delle confusioni più comuni tra chi studia italiano, la differenza tra portare e mettere. Sì, esatto. E vi dico subito, anche i miei studenti avanzati a volte si confondono con questi due verbi, quindi niente paura se non è ancora chiaro. Perfetto. Prima di cominciare, Sara, dici un po', da quanto tempo insegni italiano? Ma allora, sono circa 12 anni ormai. Ho insegnato in Italia, in Inghilterra e anche online a studenti da tutto il mondo. 12 anni! Wow, sei un'esperta vera! E qual è il tuo errore preferito che fanno gli studenti? Beh, certamente portare e mettere sono nella top 3 degli errori più classici, ma anche sapere e conoscere. Però oggi parliamo di quelli. Sì, restiamo concentrati. Allora, cominciamo dall'inizio. Sara, come spiegheresti la differenza principale tra portare e mettere a qualcuno che studia italiano da poco? Ottima domanda per cominciare. Allora, in modo molto semplice, portare significa trasportare qualcosa o qualcuno da un posto all'altro. C'è sempre un movimento nello spazio. Invece, mettere significa posizionare qualcosa in un luogo specifico. Non c'è necessariamente movimento fisico da A a B. Interessante. Quindi portare è più dinamico, giusto? C'è un'azione di spostamento. Esattamente. Pensa a una pizza, per esempio. Se dici porto la pizza a casa, significa che tu sei in pizzeria, prendi la pizza e la trasporti fino a casa tua. C'è un percorso. Ah, capito. E mettere invece? Se dici metto la pizza sul tavolo, significa che prendi la pizza e la posizioni sul tavolo. L'azione finisce lì. Non importa da dove viene la pizza, importante è dove la metti. Già, la pizza è sempre un ottimo esempio per spiegare l'italiano. Siamo italiani, dopo tutto. Assolutamente. Gli italiani capiscono tutto meglio se c'è del cibo di mezzo. Ok, facciamo un altro esempio pratico. Io devo andare dal medico domani e voglio portare, mettere. Aspetta, già mi confondo. Vedi, succede anche ai madrelingua a volte. Allora dimmi esattamente cosa vuoi fare. Voglio prendere i miei documenti e andare dal medico con loro. Perfetto. Allora dici porto i documenti dal medico, perché li stai spostando da casa tua all'ambulatorio del medico. C'è movimento. E se invece li metto nella borsa prima di uscire? Bravissimo! Metto i documenti nella borsa. Li stai posizionando dentro la borsa. L'azione finisce lì, nella borsa. Ok, ora inizia ad avere senso. Continuiamo con altri esempi. Parliamo adesso di una situazione comune che crea molta confusione, il vestiario, ovvero i vestiti. Ah, sì. Mettere i vestiti o portare i vestiti. Questo è davvero confuso. Perfetto esempio. Allora, metto la giacca significa che stai indossando la giacca, adesso, in questo momento. È un'azione di posizionare qualcosa addosso a te stesso. E portare la giacca? Portare la giacca significa che stai trasportando la giacca, magari in mano o in borsa, ma non necessariamente la stai indossando. Oppure la stai portando a qualcuno. Per esempio, porto la giacca a mio fratello perché ha freddo. Oh, quindi se dico oggi porto un vestito rosso, potrebbe significare che lo indossa, no? Sì, in italiano colloquiale, cioè nel parlato di tutti i giorni, spesso si usa portare anche per i vestiti che si indossano, tipo oggi porto il cappotto perché fa freddo, ma tecnicamente più preciso sarebbe metto il cappotto. Ecco, questo è il punto. L'italiano parlato è diverso dall'italiano grammaticalmente corretto. Esattamente. Ed è per questo che è importante ascoltare tanto italiano autentico come i podcast. Occhiolino. Ottima pubblicità per noi. Ok, Sara, parliamo di un contesto diverso. Cosa succede quando usiamo questi verbi in cucina? Ah, la cucina, altro territorio ricco di esempi. Allora, se stai cucinando e dici metti il sale nella pasta, significa che aggiungi, posizioni il sale nella pentola.
Mettere, in cucina, spesso significa aggiungere un ingrediente. E portare in cucina? Porta il pane a tavola. Classica frase italiana. Significa prendi il pane e trasportalo fino al tavolo dove mangiamo. C'è uno spostamento dal banco cucina alla tavola. Ah, mi ricorda mia nonna. Diceva sempre: Matteo, porta il pane, porta l'acqua, porta il vino. Ero il ragazzo delle consegne. Classico. Ogni famiglia italiana ha quel membro della famiglia sempre mandato a portare le cose. E io ero quello. Ok, facciamo una domanda più difficile adesso. Come si usano questi verbi al passato? Per esempio, ieri. Buona domanda. Al passato prossimo, portare diventa ho portato e mettere diventa ho messo. Nota, messo è un participio passato irregolare, non mettuto. Questo è un errore comune. Ho messo, non ho mettuto. Importante. Esattissimo. Ho messo le chiavi sul tavolo. Corretto. Ho mettuto le chiavi. Sbagliato. Ho mettuto suona terribile, scusatemi. Sara, hai qualche storia divertente di studenti che hanno confuso questi due verbi in modo creativo? Oh mamma mia, tante! Una che ricordo bene, avevo uno studente americano, si chiamava Jake. Un giorno mi disse: «Professore, ieri ho messo il mio cane al parco». Ho messo il mio cane, come se il cane fosse un oggetto. Esatto, voleva dire «ho portato il mio cane al parco», ma con mettere sembrava quasi che avesse posizionato il cane come un vaso di fiori. Povero Jake e il povero cane. Poi c'era una studentessa francese che invece diceva sempre «porto» quando voleva dire «metto». Un giorno disse «Stasera porto la cena sul fuoco». Porto la cena sul fuoco? Quindi stava fisicamente trasportando la cena verso le fiamme. Sì, e io gli dissi «Ma da dove?» Lei rise tantissimo. Voleva dire ovviamente «metto la cena sul fuoco», cioè inizio a cucinare. Capisco perfettamente perché succede. In molte lingue c'è un solo verbo per questi due concetti. In inglese put e bring o take sono diversi, ma in spagnolo, per esempio, c'è più confusione. Assolutamente. In francese hanno mettre, che assomiglia al nostro mettere, ma lo usano anche in contesti dove noi useremmo portare. Quindi per gli studenti francesi è doppiamente confuso. Poveri studenti. Ma non preoccupatevi chi ci ascolta, con la pratica diventa naturale. Esatto. E vi do un segreto. Chiedetevi sempre, c'è uno spostamento da un luogo A a un luogo B? Se sì, portare. Se stai solo posizionando qualcosa, mettere. Questo è un ottimo trucco. Lo scriviamo, lo mettiamo nel cuore. Bravissimo, Matteo. Hai usato mettere correttamente adesso. Parliamo adesso degli usi figurati, cioè significati non letterali. Per esempio, sento spesso mettere a posto. Cosa significa esattamente? Mettere a posto significa sia organizzare fisicamente, come riordinare la stanza, sia nel senso figurato di sistemare una situazione complicata. Per esempio, ho messo a posto quella questione con il capo, cioè ho risolto il problema. Interessante. E c'è un equivalente con portare? Certo, portare avanti è molto usato. Significa continuare, mandare avanti qualcosa. Dobbiamo portare avanti questo progetto. Oppure portare a termine, che significa completare qualcosa. Ha portato a termine gli studi, nonostante le difficoltà. Impressionato! Questi verbi sono davvero versatili. Ne conoscevo solo il significato di base. E non finisce qui. Mettere in discussione significa questionare qualcosa, non mettere in discussione la mia decisione. Oppure mettere in chiaro, che significa chiarire. Lasciami mettere in chiaro una cosa. Rido. Mettere in chiaro. Lo uso sempre con i miei colleghi. Sì, è un'espressione molto comune. E con portare rispetto, cioè avere rispetto per qualcuno. Porta rispetto agli anziani. È quasi come trasportare il rispetto e darlo a qualcuno. Oh, questo è bellissimo. Il rispetto come qualcosa che si trasporta e si dona. Che immagine poetica. L'italiano è proprio una lingua poetica. Sorride. E poi c'è portare bene, quando dici che qualcuno o qualcosa porta fortuna, porta buona energia. Quel quadrifoglio porta bene. Quindi io porto bene a questo podcast, giusto, Sara? Sì, assolutamente, Matteo. Tu porti tanta energia positiva. Sara, c'è qualcosa di curioso o insolito su questi due verbi che magari non tutti sanno?
Oh sì, fatto interessante. In alcune varianti regionali dell'italiano, specialmente al sud, tipo Napoli, Sicilia, Calabria, si usa portare molto più frequentemente rispetto al nord. Al sud puoi sentire porta qua, anche quando al nord direbbero metti lì. Davvero? Quindi anche tra italiani ci sono differenze? Assolutamente. L'italiano è meravigliosamente ricco di varietà regionali. Non è una lingua monolitica, cioè uguale dappertutto. Ogni regione ha le sue sfumature, le sue espressioni, il suo ritmo. E questo mi affascina sempre. Io sono di Milano e quando vado a Napoli a volte mi sembra quasi un'altra lingua. Sì, il napoletano autentico può essere quasi incomprensibile anche per un italiano del nord, ma è bellissimo, è parte della nostra identità culturale. E in altre lingue romanze, tipo spagnolo o francese, esiste questa distinzione simile? In spagnolo ci sono llevar e poner, che sono abbastanza simili. In francese apporter e mettre. Ma nessuna di queste lingue ha esattamente la stessa sfumatura dell'italiano. Ogni lingua riflette una diversa visione del mondo e delle azioni. Wow, questo è quasi filosofico. La lingua come specchio del mondo. Esattamente. Per questo studiare una lingua non è solo imparare parole e grammatica, è entrare in un modo di pensare diverso, è aprire una finestra su una cultura. Siamo quasi alla fine di questa puntata, Sara. È stato davvero illuminante. Prima di salutarci, puoi darci un riassunto velocissimo, la versione mini podcast? La versione espresso. Ok, portare. Movimento da un luogo A a un luogo B. C'è sempre uno spostamento nello spazio. Mettere. Posizionare qualcosa in un luogo specifico. L'azione finisce lì. E al passato ho portato e ho messo, non ho mettuto. Sì, mettuto non esiste, ricordatelo. E per i vestiti, mettere quando li indossate, portare quando li trasportate. Perfetto. Sara, grazie mille per essere stata con noi oggi. È stata davvero chiarissima, divertente e soprattutto paziente con tutti noi che stiamo imparando. Grazie a voi, è stato un vero piacere e a tutti voi che ci ascoltate, non mollate. L'italiano è una lingua bellissima e ne vale assolutamente la pena. Benissimo detto. Allora ragazzi, speriamo che questa puntata vi sia stata utile. Se avete domande, scrivete nei commenti o sui nostri social. Trovate tutti i link nella descrizione. E non dimenticate, praticate, praticate, praticate. Anche 5 minuti al giorno fanno la differenza. Assolutamente. Io sono Matteo, lei è Sara e questo è stato Parla con me. Ci sentiamo nella prossima puntata. A presto. A presto a tutti, in bocca al lupo con l'italiano. Crepi, e ricordate, portate entusiasmo e mettete impegno nel vostro studio. Vedrete che ci riuscirete. Ciao. Perfetto, ha usato entrambi i verbi correttamente nell'ultima frase. Sono così orgogliosa. Ciao!